Eccoci, di nuovo qui. 12° episodio di Pistole Scariche. Ciao, spero abbia passato un buon weekend. Oggi è lunedì 20 marzo 2023 e prima di cominciare, come sempre, ti ricordo che puoi seguirmi, commentare, dare le tue opinioni, iscriverti ai miei canali per quello che riguarda me e chiaramente questo podcast. Lo puoi fare tramite Spotify, lo puoi fare tramite Amazon Music, su Apple Podcasts, puoi farlo su Anchor, puoi farlo su YouTube. Io sono Ivan Millozzi e mi trovi ovviamente sui miei canali social che sono Facebook e Instagram. Dunque, una settimana fa ci eravamo lasciati con la più brutta delle notizie, probabilmente. Siamo nel 2009, nel marzo del 2009, o meglio, ci siamo arrivati partendo dagli anni 2000, in cui diciamo la situazione, nonostante le condanne, nonostante mio padre non abbia ricevuto nessun tipo di grazia pur avendo collaborato con la giustizia, ci togliamo comunque da una situazione molto grave, molto pressante, che è quella situazione che abbiamo vissuto per anni a causa delle scelte sbagliate di Franco, di mio padre, e di tutte le persone di cui si è circondato in termini di amicizie e di affari. Bene, a partire dagli anni 2000, come dicevo nell'episodio precedente, ci liberiamo sicuramente di queste persone, si chiudono cause e condanne, ma sfortunatamente non ci liberiamo delle problematiche che queste hanno portato, quindi dei debiti che poi mia madre in realtà pagherà in totale per oltre 30 anni, fino effettivamente alla fine di quest'anno del 2023. Sono purtroppo dei pagamenti, dei debiti con lo Stato ancora attivi. Ebbene, sfortunatamente ci faremo carico, continueremo a farci carico di tutte queste problematiche, nonostante l'assenza di mio padre, che ci lascerà, come sai, il 3 marzo del 2009 a causa di un tumore molto aggressivo che lo porterà via in 3 mesi, nell'arco di 3 mesi dal dicembre 2008, quando effettivamente viene diagnosticato il problema, ai primi di marzo del 2009, un periodo in cui entra ed esce spesso dagli ospedali a causa di controlli e ricadute, ma da un quale purtroppo non si salverà, non avrà neanche modo né tempo di sottoporsi ad una chemioterapia. Ecco, a questo punto verrà trasferito tramite un passaggio interno dell'ospedale nella camera ardente, dove resterà per le seguenti 48 ore. Decideremo di eseguire la funzione funebre il 5 di marzo. Ma prima di tutto questo, chiaramente non lasceremo mia madre farsi carico della problematica, e ci penseremo io e mio fratello Simone. Soprattutto Simone farà anche delle ricerche per poter far fronte alle spese, perché fortunatamente il meccanismo negli ospedali, almeno per quanto ne so qui a Roma, e ovviamente non ne sapevo nulla prima di questo evento, è che si avvicina qualcuno non appena, diciamo, a morte avvenuta, non appena successo il fatto, con un camice da medico. Non si sa in realtà inizialmente se sia un medico o un infermiere, dopodiché si capisce che non è nessuna delle due cose, è semplicemente un funzionario della azienda di pompe funebri, che ha una sede all'interno dell'ospedale o della filiale ospedaliera in ogni caso, e che si avvicina alla parentela praticamente nell'immediato per poter proporre i loro servizi e via dicendo. Un po' un meccanismo
macabro se vogliamo, un po' infame, anche un ruolo che non credo neanche loro affrontino con gioia, ma non so, è qualcosa che sicuramente in quel momento fa effetto. Sicuramente era un periodo in cui anche economicamente non potevamo sobbarcarci, non potevamo sostenere la spesa che ci veniva proposta, e quindi declinammo l'invito di questo funzionario, ci rivolgemmo ad un'agenzia che avrebbe eseguito la funzione totale ad un prezzo molto più economico, anche se erano molto più lontani. Anche qui la dinamica è particolare, nel senso che è possibile farlo, ma nel momento in cui avviene, diciamo, questo passaggio di testimone, questo scambio, avviene anche qualcosa a porte chiuse nella camera ardente di fronte al defunto, che non sappiamo bene cosa sia, ma possiamo immaginarlo. Quindi c'è uno scambio tra i funzionari delle due agenzie funebri, ecco, mettiamola così. Fatto questo, viene appunto effettuato questo scambio, si può procedere poi a tutte le pratiche relative al funerale e alle procedure che ne conseguono. Nel nostro caso la procedura che ne conseguì fu la decisione di cremare la salma. Decidemmo così, o meglio, decise mia madre un po' su due piedi, chiaramente, perché spettava a lei una decisione simile, ed optò per questo perché a causa dei fortissimi sintomi, dei fortissimi dolori di cui era vittima mio padre, fu indotto gli ultimi 4 giorni di vita ad un coma farmacologico, perché non soffrisse. Il giorno prima di questo coma farmacologico l'unico desiderio che espresse fu quello in maniera disperata, di voler ritornare a casa, e l'unico modo per riportarlo a casa era appunto la cremazione. E ricordo l'episodio in cui mia madre ci disse di voler proseguire, di voler procedere con la cremazione, ed io e Simone le dicemmo: beh, effettivamente però papà non ha mai espresso questo desiderio, ha sempre detto che tutti i millozzi sono stati sepolti, quindi sottoterra. E lei prontamente ci rispose, anche se dalla storia può non sembrar vero, ci rispose che per 40 anni ha sempre fatto quello che diceva lei, e quindi stavolta avremmo fatto ancora quello che diceva lei. E così facemmo. Procedemmo dopo il funerale alla cremazione. Ci furono un paio di episodi, se vogliamo, particolari, perché nei 2 giorni di camera ardente, o meglio, il primo giorno di camera ardente, telefonammo a Tony per avvisarlo del fatto. Era in giro a Roma per qualche ragione, e dicemmo di raggiungerci in ospedale perché purtroppo era successo quello che ci aspettavamo. E chiaramente Tony passò dall'interno, non sapeva dove fossimo, quindi andò nella stanza di mio padre, dove sapeva di poterlo trovare. Nel frattempo io e mia madre andammo a casa e ritornammo con un vestito per poter, diciamo, renderlo, per così dire, presentabile a tutti quelli che sarebbero venuti a rendergli omaggio. Era un vestito di una tonalità marrone. Nel frattempo, appunto, Tony arriva in ospedale, passa dalla stanza dove ovviamente Franco non c'è più, e lo indirizzeranno tramite un percorso interno alla camera ardente. Al di fuori di questa camera ardente c'è un giardino carino, accogliente, e mia madre e una sua grandissima amica sono sedute proprio di fronte alla porta della camera ardente su questa panchina. Il caso volle che quel giorno Tony arrivò con un abito, giacca e cravatta, della stessa tonalità di quello che avevamo messo a mio padre. Ora immagina la scena. Esce improvvisamente mio padre,
praticamente, il fratello gemello, una persona identica che improvvisamente di corsa esce fuori in giardino e chiede: dov'è Franco? L'amica di mia madre lo guarda, vestito con un abito della stessa tonalità, e praticamente sviene. Ho dovuto portarla io stesso al bar a prendere un bicchiere d'acqua perché chiaramente così all'improvviso non si aspettava niente del genere. Beh, chiuso questo episodio, procederemo il 5 marzo al suo funerale. Arriveremo in anticipo, con largo anticipo, io e Simone, per avvisare tutti quanti al di fuori della chiesa che, appunto, per non ripetere lo stesso episodio, che durante la funzione ci sarà anche Tony, per quanto tutti lo sapessero che mio padre aveva un fratello gemello identico. Abbiamo preferito, a scanso di voci, avvisare tutti quanti, e quindi ci appostammo al di fuori della chiesa con tutte le persone che arrivavano, che ci facevano le loro condoglianze, e avvisavamo: attenzione, c'è dentro mio zio, se doveste vederlo è identico, non impressionatevi. A un certo punto sta per iniziare la cerimonia, la funzione. L'unica persona che non avevamo pensato di avvisare, che arrivò da sola da casa sua col suo bastone, tranquilla, lentamente, fu proprio mia nonna, Wanda. Arrivò alla prima fila, proprio di fronte al feretro, e Tony la vide, si alzò e la salutò caldamente, calorosamente. E qui anche lei rimase impressionata tanto da doverla sorreggere e lo salutò pensando in quel momento che fosse ovviamente mio padre, e disse un paio di sproloqui anche che quasi soffocò in gola. E anche qui altro episodio che fece sorridere molti. Ad ogni modo, andammo avanti quindi con la cerimonia, portammo la salma al cimitero, dove procederanno con le pratiche per la cremazione. Attenderemo finché non avremo poi una chiamata in cui ci diranno che potremo ritirare quindi l'urna. In tutto questo ognuno di noi cerca di riprendersi come può, di portare avanti le cose, di riorganizzare la propria vita. Manteniamo in qualche modo i rapporti con Tony, che è ovviamente disperato per la perdita. Purtroppo negli anni, a causa di quello che ha fatto alla sua famiglia, non ha da tempo più rapporti con loro. Gli unici, o meglio l'unico che gli era rimasto, era proprio suo fratello, mio padre. A questo punto si sente perso, non ha quasi più nessuno, anche se ovviamente ha sempre avuto uno dei suoi figli, uno dei miei cugini, che ha sempre deciso comunque di stargli accanto, di seguirlo in tutte le sue cose, nonostante Tony abbia fatto cose riprovevoli anche nei suoi confronti, ma un figlio è sempre un figlio, e un padre è sempre un padre. Però è chiaro che ha sempre camminato al fianco di suo fratello nel bene e nel male, come sai, come ti ho raccontato, nonostante i contrasti. E quindi inizia a sentirsi molto solo. Noi non abbiamo grandi rapporti, ma solo nella memoria di mio padre cerchiamo di sentirlo, di aiutarlo. Non sappiamo esattamente cosa fa, dove vive, che tipo di vita conduce. E quindi così riprendiamo felicemente i contatti con i miei cugini e capiamo che tutti quanti sapevamo cose che sia Tony che Franco avevano raccontato a noi in maniera, come dire, camuffata, non vera. Ci avevano portato dei pensieri che
che non erano reali, ci avevano portato ad un distacco che non era vero, e una volta poi chiaritici con i nostri cugini abbiamo capito che era in realtà tutta una messa in scena che non esisteva. E quindi per questo felicemente riprendemmo i rapporti anche con loro. Insieme a mio cugino cercavamo un po' di, in qualche modo, star dietro a Tony, che, come ti ho detto, faceva una vita un po' dubbia, non sapevamo esattamente dove vivesse. Mia madre pensò bene, dato che anche fisicamente erano identici, di regalargli i vestiti di mio padre, che gli consegnai io in un appartamento provvisorio in cui ho vissuto per qualche tempo. E siamo andati avanti così per qualche mese. Certo, mi faceva sempre effetto doverlo sentire, chiamarlo. Cercavo di farlo in casi limite di effettivo bisogno per noi o per lui. Non lo facevo sempre con piacere, ma cercavo di farlo per mio padre comunque, e ci sentivamo principalmente, appunto, come ti dicevo, in caso di bisogno o in occasione di alcune ricorrenze, ma non più di questo. Rimane il fatto che un giorno ci dice, in una di queste telefonate, forse è stato in occasione di un qualche compleanno, e ci siamo sentiti. Forse era uno dei nostri compleanni, forse era il suo, lo stesso di mio padre, ovviamente. Sai, come ti ho detto, noi siamo una famiglia in cui tutti siamo nati a marzo, e purtroppo, come vedi, c'è stata anche qualche morte nello stesso mese. Beh, in occasione di una di queste comunicazioni ci racconta che, sapendo fare effettivamente una sola cosa nella vita, come anche mio padre, che era quella di guidare, ci racconta di aver trovato, e lo racconta a noi come lo racconta anche ai suoi figli, di aver trovato un lavoro come autista di bus, di pullman, per una Onlus in Sud America. Ed deciderà quindi di intraprendere questo nuovo lavoro, questo viaggio. E pensammo tutti, alla fine, perché no? Certo, è un grosso cambiamento andare a vivere in Sud America. Ormai aveva 62 anni, non era più giovanissimo, però chissà che magari non avrebbe trovato la sua dimensione, e quindi perché no? Rimane tutto così, con la certezza che inizierà a fare questo lavoro, anche se sicuramente suonava un po' strano che avessero offerto una cosa del genere proprio a lui, ma bisogna dire che negli anni di collegio e di vita di orfanotrofio avevano sviluppato molte conoscenze, quindi non era impossibile che avesse trovato qualcosa del genere. A un certo punto scompare del tutto, probabilmente perché era molto impegnato con questo lavoro, ma sappiamo, tramite i miei cugini, appunto, che una, due, forse 3 volte è anche ritornato in Italia. In occasione però di un 4 marzo, un compleanno, mi convinco a telefonargli per fargli i miei auguri. Devi sapere che entrambi, sia Tony che Franco, erano molto, molto fissati con la telefonia, avevano più schede telefoniche, avevano più cellulari, più linee, erano amanti della comunicazione in generale, per quanto non fosse ovviamente all'epoca evoluta come quella di oggi. E mi ricordo che tentai di chiamarlo in quell'occasione su tutti i numeri che avevo, e non lo trovai per giorni, finché non decido di contattare mio cugino, che mi spiega amaramente e anche con un pizzico di dispiacere, di vergogna forse, ma sicuramente è stato anche il dispiacere per me nel sapere tutto questo, che Tony è in realtà in galera in Ecuador. Scopriamo così che il suo destino è nelle mani dell'ambasciata italiana in Ecuador. È stato arrestato
in Ecuador. È successo all'aeroporto di Quito, ma è in galera nella cittadina di Guayaquil a causa del fatto che è stato fermato alla frontiera con una borsa piena di 8 kg di qualcosa che non ho mai saputo cosa fosse nello specifico, ma possiamo immaginarlo, credo. Verrà fermato, verrà arrestato, verrà messo in galera, quindi all'età ormai di 63 anni, con il rischio di essere condannato dai 4 ai 12 anni in una prigione del Sud America, dove l'unico contatto, perché teoricamente non può avere telefoni, non può avere mezzi di comunicazione, l'unico contatto è l'ambasciata italiana che si trova a chilometri e chilometri di distanza, in quanto è a Quito e non a Guayaquil dove lui si trova. Ebbene, scopriamo che in realtà il lavoro della ONUS non è mai esistito, scopriamo che in realtà gli scali fatti quelle 1 o 2 volte in cui è tornato in Italia sono stati fatti ad Amsterdam, non a caso. Scopriamo che non so se sia impazzito, se abbia perso la testa, però quello che ha pensato è stato senza Franco, senza nessun altro. Ha pensato di poterlo fare, nonostante la sua età. Si è avventurato in questa missione di dispaccio in Sud America, dove è stato beccato e dove probabilmente è stato un topo in trappola. Probabilmente lo hanno messo in mezzo per far passare i carichi ben più grandi di quello che aveva lui. E passerà lì circa 3 anni e mezzo o 4. Non voglio e non so esattamente neanche cosa possa aver vissuto, non voglio pensarci. Un uomo di oltre 60 anni, da solo, probabilmente non ben messo, probabilmente in una condizione di salute non ideale. Certo, che a causa del suo mal pianga se stesso, ma non credo che nessuno starebbe bene pensando che un proprio parente, a prescindere dal rapporto, che sia rinchiuso in una prigione in Sud America da solo. Che tu sia nipote, che tu sia figlio. E niente. Avremo, o meglio, mio cugino avrà contatti con l'ambasciata italiana in Ecuador che non depone bene a favore di Tony, perché a quanto pare Tony avanza delle pretese incredibili, delle cose assurde. Non è un detenuto modello, non capiamo esattamente cosa voglia e perché. Sappiamo che nonostante il divieto riesce ad avere telefoni in prigione, sappiamo che la prigione dovrebbe essere addirittura schermata, i telefoni non dovrebbero neanche funzionare, ma lui ci riesce a chiamare in Italia in qualche modo, chiamerà suo figlio, chiamerà anche mia madre, riuscirà a contattarci su Facebook, e devo essere onesto, per paura, per timore, per mancanza anche di mezzi e di soldi e di aiuti, quando mi contattò su Facebook non gli risposi mai. E questo ancora oggi, dopo anni, è un po' un cruccio, nonostante i rapporti cattivi che avevamo. Ma sai, in certi momenti non sai quello che ti dice la testa, non sai quello che puoi fare. Sai solo che dall'altra parte del mondo non puoi aiutarlo, non hai soldi da inviare, nonostante poi ci sia ovviamente l'ambasciata che pensa a tutto, fornire denaro, beni di prima necessità. Però ecco, non abbiamo potuto far niente. A un certo punto però arriva una notizia molto singolare. Dal nulla, mio cugino si troverà suo padre fuori dal suo ufficio qui a Roma. È tornato in Italia in qualche modo, non si sa perché, non si sa come, non si sa bene neanche quando. Sfortunatamente però non ne abbiamo la certezza, ma crediamo sia stato rilasciato a causa del fatto che
pochi mesi prima gli è stato diagnosticato un tumore, esattamente lo stesso tipo di tumore, con la stessa origine di quello che ha avuto mio padre e che se l'è portato via. E verrà ricoverato, non farà in tempo neanche lui a sottoporsi alle dovute terapie. A differenza di mio padre, sfortunatamente perderà a un certo punto l'uso delle gambe, in quanto il tumore deve aver attaccato le zone basse degli arti e delle ossa. Negli ultimi mesi, pochi di vita, non deambulerà effettivamente, perché dovrà muoversi con la sedia a rotelle. Lo andremo a trovare con mia madre in ospedale, nonostante la malattia sembrerà comunque vivace, vivo, felice di vederci, felice di vedere soprattutto mia madre, la riempirà di complimenti, sarà molto contento, capisco anche la gioia di sapere di essere tornato a casa in qualche modo dopo un'esperienza del genere. Cercheremo di stargli in qualche modo più vicino possibile, di star vicino a mio cugino, che se ne prenderà cura fino a quando ci lascerà. La sua morte avverrà nel 2017. Non ci saranno tantissime persone al suo funerale, sono pochi quelli rimasti che lo conoscono e che vorranno andarci. Io sarò sfortunatamente all'estero in quel momento, non potrò esserci. Ci sarà mia madre, ci sarà ovviamente mio cugino. E questa è la nostra storia. Ma ti posso dire che comunque ci sentiremo ancora lunedì prossimo. Grazie per esserci stato. A presto.